Buongiorno ragazzi e bentornati a Niconomics, il canale YouTube dell'economia. L'altro giorno un amico mi fa: "Senti Nick, ma perché sul tuo canale non pubblichi un video in cui spieghi che cosa si intende quando si parla di flat tax?" Così, dopo averne parlato un po' con lui, ho deciso di pubblicare questo video in cui andremo a vedere insieme cosa si intende quando si parla genericamente di flat tax, lasciando ad un video successivo la trattazione delle diverse proposte concrete attualmente al centro del dibattito economico-politico. Ovviamente continuerò anche la serie di video incentrati sulla storia del pensiero economico, anzi, se vi siete persi i primi video relativi al bullionismo e al mercantilismo, vi lascio i link qui sotto in descrizione. Bene, direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere e di andare ad iniziare. La flat tax è un'imposta sul reddito complessivo delle persone fisiche con progressività ad aliquota marginale costante che considera come unità impositiva di base indifferentemente il singolo contribuente o la famiglia. Come avrete certamente capito, la definizione di flat tax comporta tutta una serie di aspetti tecnici da approfondire per poter avere un'idea chiara e precisa di cosa si sta parlando. Innanzitutto, la flat tax è un'imposta sul reddito complessivo, vale a dire sulla somma di tutti i redditi percepiti dal contribuente. La flat tax dunque supera la differente tassazione attualmente in vigore nella maggior parte dei paesi occidentali tra redditi da lavoro e redditi da capitale, dove per redditi da lavoro si intendono i redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo e di impresa e da pensione, mentre per redditi da capitale si intendono i proventi da partecipazioni in società di capitali, investimenti finanziari e locazioni immobiliari. Inoltre, la flat tax è un sistema di tassazione con progressività ad aliquota marginale costante, il che comporta l'applicazione di un'aliquota fiscale unica al reddito imponibile e l'attuazione della progressività attraverso specifiche esenzioni, deduzioni e detrazioni decrescenti al crescere del reddito imponibile. Vediamo adesso di capire meglio attraverso un esempio come funziona una flat tax generica. Consideriamo una flat tax con aliquota fiscale del 20% e una no tax area di 8.000 euro. Giovanni lavora in banca e percepisce uno stipendio di 27.000 euro, possiede dei titoli di Stato che gli fruttano interessi annuali pari a 5.000 euro ed ha in locazione 2 immobili in centro città che rendono complessivamente 14.400 euro annui. Giovanni verserà dunque un'imposta pari al 20% sulla parte di reddito eccedente la no tax area. Il suo debito d'imposta sarà quindi pari al 20% di 27.000 più 5.000 più 14.400 meno 8.000, che equivale a 7.680. Dalla definizione di flat tax vista in precedenza sappiamo che essa può avere come unità impositiva sia il singolo individuo che la famiglia. Vale a dire che le imposte possono essere calcolate sia sul reddito del singolo contribuente che sul reddito complessivo della famiglia. Questo a causa delle specifiche caratteristiche tecniche della flat tax che fanno sì che la scelta tra individuo e famiglia non incida sul totale delle imposte dovute dal singolo nucleo familiare. Cerchiamo di capire meglio questa particolare caratteristica della flat tax riprendendo il nostro esempio. Giovanni è sposato con Maria, la quale lavora part-time come impiegata presso uno studio di avvocati e percepisce uno stipendio di 14.000 euro annui. I due hanno un figlio maggiorenne, Enrico, il quale studia all'università e lavora come cameriere in una pizzeria, ricevendo un compenso di 9.000 euro all'anno. Se la nostra flat tax è su base individuale, il debito di imposta di Giovanni è come prima pari a 7.680 euro, il debito di imposta di Maria è pari a 1.200 euro, il debito di imposta di Enrico è pari a 200 euro, per un debito di imposta complessivo familiare di 9.080 euro. Se la nostra flat tax è su base familiare, invece, il debito di imposta complessivo familiare si calcola applicando il 20% sulla parte di reddito complessivo familiare eccedente la somma delle no tax area individuali, ossia 24.000 euro. Il debito di imposta familiare sarà quindi il 20% di 46.400 più 14.000 più 9.000
meno 24.000 uguale 9.080 euro. Questa proprietà della flat tax è estremamente importante perché permette alla flat tax di rispettare quegli obiettivi di neutralità, equità, efficienza e semplicità che ogni sistema fiscale dovrebbe conseguire. Lasciando a dei video specifici la trattazione dettagliata di tali obiettivi, si può fin da ora dire che il grado in cui essi vengono raggiunti dipende in larga parte dalla configurazione della singola proposta concreta ed in particolare dal grado di progressività dell'imposta. Nell'ambito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, la progressività dell'imposta può essere ottenuta attraverso diversi metodi. Da un lato vi sono i metodi di progressività ad aliquota marginale crescente, i quali attuano la progressività attraverso la previsione di aliquote fiscali crescenti al crescere del reddito. Fanno parte di questa categoria i metodi di progressività continua, di progressività per classi di reddito e di progressività per scaglione di reddito. Dall'altro lato vi sono i metodi di progressività ad aliquota marginale costante, o flat tax appunto, i quali applicano un'aliquota fiscale unica al reddito imponibile e attuano la progressività attraverso la previsione di specifiche esenzioni, deduzioni e detrazioni decrescenti al crescere del reddito imponibile. Per verificare se un'imposta è progressiva bisogna considerare l'aliquota media, che si ottiene come rapporto tra il debito d'imposta e il reddito imponibile. Se l'aliquota media cresce al crescere del reddito fino a raggiungere l'aliquota legale oltre un certo livello di reddito, questo significa che la nostra imposta è progressiva. Vediamo adesso, attraverso il nostro esempio, di capire se la nostra flat tax generica è progressiva o meno. Il reddito imponibile di Giovanni è pari a 46.400 euro e il suo debito d'imposta è pari a 7.680 euro. L'aliquota media a cui è sottoposto il reddito di Giovanni è dunque pari al 16,55%. Il reddito imponibile di Maria è pari a 14.000 euro e il suo debito d'imposta è pari a 1.200 euro. L'aliquota media a cui è sottoposto il reddito di Maria è dunque pari all'8,57%. Il reddito imponibile di Enrico è pari a 9.000 euro e il suo debito d'imposta è pari a 200 euro. L'aliquota media a cui è sottoposto il reddito di Enrico è dunque pari al 2,22%. Quindi, poiché chi ha un reddito maggiore versa in proporzione un'imposta più elevata, ovvero è soggetto ad un'aliquota media maggiore, si può affermare che la flat tax è un'imposta progressiva. Ovviamente il grado di progressività dipende dall'aliquota scelta e dall'insieme di esenzioni, deduzioni e detrazioni previste dalla singola proposta concreta. Vi è poi un giudizio di valore sul grado di progressività socialmente preferibile, ovvero sia se la proposta concreta presenta un grado di progressività maggiore o minore del sistema fiscale in vigore e se ciò sia socialmente accettabile. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile a capire qualcosa di più della flat tax. Fatemelo sapere attraverso i vostri commenti e mettendo un like al video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati, nonché di visitare le nostre pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Vi lascio ricordandovi che l'economia è una cosa troppo seria per essere lasciata agli economisti ed è per questo che ne parliamo noi qui a Niconomics.